Rieccoci con un nuovo video. Come vedete, quest'oggi utilizzeremo i tarocchi della luce, questo mazzo che so che vi piace particolarmente, dal taglio e anche dall'iconografia decisamente moderna, ma molto affascinante comunque. Allora, l'argomento che andremo a trattare quest'oggi è il seguente. Voi avete o avevate una storia nascosta, clandestina, con un uomo impegnato può essere tranquillamente sposato, piuttosto che fidanzato, piuttosto che convivente, comunque una persona che ha una compagna ufficiale e la vostra storia ovviamente è una storia clandestina, una storia segreta. Vogliamo cercare di capire questa persona come vive però a questo punto il rapporto con la sua compagna ufficiale. Ovviamente utilizzerò il metodo della croce celtica perché in casi come questo è anche importante comunque cercare di scandagliare bene la situazione da un punto di vista temporale, e voi sapete che la croce celtica permette comunque un excursus importante da un passato più lontano a un passato più recente per arrivare al presente e poi ovviamente arrivare anche al futuro, un futuro più imminente, più prossimo, fino ad un futuro più lontano entro i classici, diciamo, 6 mesi, ma anche di più, perché poi questo dipende dal valore ovviamente degli arcani estratti. Quindi cerchiamo di capire il rapporto tra quest'uomo e la compagna ufficiale. Ovviamente il vostro è un rapporto clandestino, quindi è un rapporto altalenante. A volte vi sentite, a volte per esempio per lunghi periodi non riuscite magari nemmeno a sentirvi e a vedervi, e vogliamo chiaramente cercare di capire come intanto procede il rapporto parallelo con la compagna ufficiale, nel caso in cui ci possano essere dei problemi che per esempio quest'uomo possa tenervi nascosto, perché non sempre in questi casi ci sono delle comunicazioni trasparenti, soprattutto appunto da parte della persona impegnata. Allora, io inizio a mescolare gli arcani e per coloro che si siano sintonizzati su questo video per il principio di sincronicità e che abbiano una storia clandestina però piuttosto altalenante, cerchiamo di capire come in realtà è invece il rapporto tra quest'uomo, quindi il vostro uomo segreto, diciamo, e la compagna ufficiale. Ripeto, compagna ufficiale che può essere moglie piuttosto che convivente, piuttosto che fidanzata o addirittura madre dei suoi figli, nel caso in cui possano avere appunto dei figli. Cerchiamo quindi di capire nel passato, nel presente e ovviamente anche nel futuro il rapporto tra queste due persone, ovviamente con attenzione anche all'ambiente che li circonda, chiaramente. Allora, vediamo un po'. Perfetto. Perfetto. Allora, partiamo dalla prima posizione, cioè questa carta
Ovviamente la carta rappresenta il momento presente. Allora, tra quest'uomo e questa compagna ufficiale. Allora, vediamo un po'. La regina di spade, ok, perfetto, ovviamente è lei. Voi sapete che in tarologia ogni arcano, in particolar modo, ragazzi, le figure di corte, ovviamente hanno un ruolo ben preciso all'interno della stesa. Quindi la regina di denari e la regina di spade, come in questo caso, rappresentano l'antagonista, ok? Quindi la rivale in questo caso della consultante, quindi vostra, ok? Ebbene, in questo caso, questa donna, in questo momento presente, ovviamente addirittura mi viene come cuore di tutta la stesa, come elemento centrale, evidentemente questa donna in questo momento ha molta voce in capitolo. È una donna che si è fortemente irrigidita nel rapporto con il vostro uomo e ovviamente il suo compagno. È una donna, attenzione, molto vendicativa. È una donna molto attenta ad ogni minimo particolare ed è una donna che tende particolarmente a spiare, come tutti i personaggi di spade, in particolar modo il paggio e la regina, rappresentano gli elementi che maggiormente tendono a tenere gli altri sotto controllo. Ovviamente nel caso in cui questa donna abbia scoperto qualcosa di voi o abbia anche semplicemente il sentore della vostra presenza, si capisce in questo modo il motivo per cui questa donna in questo momento abbia tutto questo potere nell'ambito della loro relazione. Cioè in questo momento l'elemento trainante e governante nell'ambito del rapporto a due è lei. Ovviamente mi viene come regina di spade, non come regina di denari, quindi non è sicuramente in un momento di grande pace, tranquillità e serenità interiore, ma bensì appunto mi viene come una donna fortemente sospettosa e attenta. Quindi questa donna lo sta controllando, ok? È una marcatura uomo, ok? Quindi effettivamente in questo momento, nel caso in cui voi stiate sentendo o vedendo poco quest'uomo, come appunto abbiamo anche inizialmente specificato a inizio video e anche appunto nella domanda al video, e quindi siate in un momento di stand-by, di confusione con questo uomo, sappiate che dipende proprio da questa donna che obiettivamente lo tiene veramente molto sotto controllo, ok? Quindi in questo caso è chiaramente un elemento di grande fastidio per voi, è la vostra antagonista, ma non perché è una donna appetibile, una donna amata da quest'uomo, ma semplicemente perché lui ne teme ogni azione e reazione, perché abbiamo detto che la regina di spade è una donna molto vendicativa. È una donna estremamente rancorosa, che ha sicuramente sofferto nel passato, magari anche per aver scoperto qualcosa di lui e quindi anche di rimando di voi, ma in realtà è una donna che comunque se l'è legata al dito, cioè le figure di spade non perdonano. Quindi è una donna intelligente di spade, ha un forte mentale, che ovviamente però lei usa generalmente per danneggiare gli altri. Quindi è una figura molto temibile. È una donna estremamente rigida, è una donna estremamente caparbia, testarda. Quindi quando in qualche modo vuole tenersi qualcosa, fa di tutto per riuscire nel proprio intento. Ma vi ripeto, è una donna estremamente vendicativa, che ha un atteggiamento minaccioso, quindi potrebbe anche aver rivolto al vostro compagno, al vostro uomo segreto, diciamo, delle velate o anche poco velate minacce. Ok? Quindi in qualche modo è una donna che è riuscita a spaventarlo
o comunque a bloccarlo nei vostri confronti. È chiaro che questa donna ha un potere importante nell'ambito del loro ménage, potrebbe essere madre, di conseguenza potrebbe attuare quegli atteggiamenti di ricatto nei confronti del vostro uomo e per quanto riguarda il rapporto che lui può avere con i figli, oppure da un punto di vista economico-finanziario, cioè potrebbe per esempio lei essere molto benestante e di conseguenza aver minacciato comunque di ovviamente mandarlo sul lastrico, oppure potrebbe essere lei comunque ad avere in mano le redini della gestione economica della famiglia, del loro nucleo familiare, della loro coppia, di conseguenza è decisamente molto temibile. Potrebbero anche essere soci in affari, lui e la compagna, potrebbero lavorare nello stesso posto e questo chiaramente a lui non va bene. È chiaro che è una figura di spade, quindi ovviamente in questo momento non vanno d'amore d'accordo, tra di loro c'è una tensione molto forte, serpeggiante, che sfocia molto spesso in contrasti e litigi. Cioè, le figure di spade rappresentano un clima molto pesante, dove due o più persone si fronteggiano in maniera più o meno aperta. Però obiettivamente tra queste due persone non c'è amore, non c'è assolutamente nessuna forma di erotismo, di sessualità, anzi diciamo che la regina di spade è una donna piuttosto fredda, piuttosto algida, che in qualche modo si concede molto di rado anche a lui. Cioè non è una donna che in questo momento sta cercando di circuirlo per allontanarlo da voi, assolutamente no. È una donna in qualche modo molto rabbiosa in questo momento, molto rancorosa, che sta meditando vendetta e quindi molto probabilmente sta cercando di allontanarlo da voi, ma per un semplice capriccio. Quindi non perché provi dei sentimenti. La regina di spade tra le 4 regine è ovviamente quella che meno si addice, no, ai sentimenti. Quindi è come se in questo momento il suo cuore fosse completamente chiuso. Ok? Però il potere d'azione in questo momento di questa donna è estremamente forte, ragazzi, perché mi viene come prima carta e soprattutto in posizione centrale della croce celtica. Allora, vediamo gli ostacoli a questo punto fra di loro. Cosa c'è effettivamente che non va tra queste due persone? Ottimo, il re di spade. Cioè, ragazzi, abbiamo capito, grazie Arcane, abbiamo capito che stiamo parlando di una coppia. Hanno voluto ribadircelo, benissimo. Questo ovviamente è molto positivo, perché comunque ci fa capire quanto la stesa si sia effettivamente sintonizzata su quella che era la domanda. È chiaro che in questo caso l'elemento di contrasto è il re di spade, quindi in questo caso è lui il compagno della regina di spade, quindi il vostro uomo, che in questo caso effettivamente ha un atteggiamento estremamente aggressivo nei confronti di questa donna. Ve lo dicevo che obiettivamente tra queste due persone non c'è un ambiente e un feeling eccellente, anzi vi parlavo di contrasti, di confronti piuttosto duri anche a livello verbale. Obiettivamente questo mi viene ribadito, cioè queste due persone in realtà assolutamente non si parlano e nel caso in cui provino anche semplicemente ad intavolare un discorso, ne viene sempre fuori una grossa discussione. Ovviamente è chiaro che anche in questo caso, anche da parte di lui, c'è comunque una profonda diffidenza nei confronti di lei. I personaggi di spade, infatti, ci parlano di possibili rivali, in questo caso però da ambo i lati, cioè lei sospetta, o magari anche già la certezza che lui abbia voi, ma anche lui potrebbe avere la certezza, o comunque il sospetto, che lei abbia un altro uomo. Quindi potrebbero esserselo detti, magari in un momento di rabbia, in cui può uscire veramente di tutto e di più, che entrambi hanno qualcun altro, o potrebbero averlo scoperto.
uno l'ha scoperto e l'altro ovviamente poi l'ha rinfacciato, ok? Quindi in questo caso c'è estrema diffidenza tra queste due persone. Non si amano più, non si desiderano più, perché anche lui nei confronti di lei ha grande freddezza. E vi ripeto, non si fida di lei, perché teme che lei possa avere qualcun altro o che possa avere l'appoggio di un altro uomo che possa, per esempio, far parte dell'ambiente familiare, per esempio un padre, quindi il suocero del vostro uomo, oppure un fratello. Comunque un parente che possa appoggiare lei e andare a danneggiare lui. Quindi devo dire che in questo rapporto, per ora, nel momento presente, non c'è nulla che funzioni. Non funziona da un punto di vista sentimentale, non funziona da un punto di vista erotico, non funziona da un punto di vista familiare né comunicativo. Cioè tra queste due persone non c'è niente. Entrambi sono freddi, l'uno nei confronti dell'altro e dell'altra, entrambi dubitano, entrambi hanno il sospetto, addirittura la certezza di tradimenti vari, perpetrati ai danni dell'uno e dell'altra. E ovviamente, vi ripeto, ci sono degli scontri comunicativi piuttosto importanti da ambo i lati. Quindi entrambi sono molto aggressivi, anche proprio verbalmente, in questo momento. Carta molto importante, il percorso karmico che attende queste due persone, la meta a cui arriverà il loro rapporto. E qui abbiamo il re di bastoni. Lui dovrà prendere una decisione che sia ovviamente definitiva, una decisione netta, una decisione chiara. Lui deve capire, come tipico del re di bastoni, cosa vuole veramente, cosa conta veramente per lui e seguire questo pensiero. Il re di bastoni rappresenta ovviamente la saggezza, la maturità, la consapevolezza, l'autocontrollo, il sapere finalmente ciò che si vuole, ciò che fa bene per se stesso. Ecco, questa è la meta a cui tende questa coppia, cioè tutto dipenderà da lui. Quindi anche se in questo momento il perno del rapporto, comunque il cappello da comandante ce l'ha lei, in realtà gli arcani ci stanno dicendo che tutto dipende da lui. Cioè, nel momento in cui lui farà un vero e proprio, però ragazzi, esame di coscienza, riuscendo a capire veramente cosa vuole da questo rapporto, cosa vuole da voi, quest'uomo prenderà una decisione e proseguirà con successo lungo il proprio percorso. Quindi questo rapporto è in mano di lui, è in mano sua. Quindi è lui che nel momento in cui dovesse decidere di lasciare questa donna, il rapporto si scioglierebbe. Evidentemente perché nel momento in cui noi aspettiamo che a sciogliere il rapporto sia lei, risulta dalla stesa un po' improbabile. Evidentemente lei non molla, ma perché, come vi dicevo all'inizio, non vuole rimanere con lui per amore. Anzi, sembra piuttosto fredda lei nei confronti di lui, ma lo fa per capriccio, per rancore, per dispetto. Quindi è lui che ha veramente in mano le redini di questo rapporto. È lui che può, solo lui che può sciogliere questo rapporto. Ma prima deve agire da re di bastoni. Deve capire cosa vuole, deve tenere sotto controllo la propria emotività, le proprie paure. Deve diventare un uomo forte e coraggioso, guardate, come questo leone. Deve ritrovare la fiducia in se stesso, nelle proprie capacità, anche nella propria virilità, e quindi prendere in mano la situazione e dire adesso basta, ma solo lui può farlo. Quindi quest'uomo sta mancando in questo momento di coraggio. Ve lo dicevo con la regina di denari, lo ha spaventato. Lei deve aver detto o fatto qualcosa, anche di piccolo, di impercettibile, che però lo ha messo sull'attenti.
In questo momento lui si sta comportando in maniera puerile, in maniera codarda. Ecco, deve ovviamente tornare a comportarsi da persona matura, cercando di capire effettivamente cosa vuole nella vita quest'uomo. Vediamo però il passato più lontano, nei mesi scorsi, tra loro due. Allora, 8 di denari. Allora, queste sono due persone che non si amano, sono due persone che non si desiderano più, ma che hanno come unico scopo, come scopo comune direi, il benessere materiale. Denari. Queste due persone amano l'accumulo, 8 di denari. Quindi sono obiettivamente persone piuttosto venali. Avide, amano accumulare benessere e denaro, sia lei che lui, ragazzi, attenzione. E quindi nei mesi scorsi sono riusciti a barcamenarsi, quindi a non far completamente esplodere questo rapporto, in virtù di un obiettivo comune. L'8 di denari ci parla, vedete, del raggiungimento di un grande livello di benessere. Guardate quanto cibo ha di fronte a sé questa ragazza. Quindi hanno cercato di accumulare denaro il più possibile, si sono occupati di questioni economico-finanziarie che gli hanno fruttato parecchio, 8 di denari. Quindi potrebbero essersi occupati della vendita di un immobile, potrebbero aver chiesto un prestito, potrebbero aver acquistato qualcosa a un prezzo veramente stracciato, quindi un grande affare, potrebbero aver investito in borsa. Quindi persone che si stanno occupando del loro denaro e che si sono occupate del loro denaro. Ed è questo che ha mantenuto in vita il loro rapporto. Loro avevano, guardate, una vista comune, un obiettivo comune, l'accumulo. Ok? Quindi hanno probabilmente anche lavorato tanto. Probabilmente sono due persone che lavorano tanto, o entrambi, o lui o lei. Si sono dati tanto da fare per riuscire ad avere il denaro sufficiente a portare avanti il loro rapporto vivendo nell'agio, perché queste sono persone che amano gli agi. Vediamo a questo punto il passato più recente, cioè che cosa in realtà poi successivamente è accaduto. Vediamo. Qui abbiamo, ecco, il 9 di spade, qui qualcosa ovviamente però poi si è rotto, chiaramente. Quando non c'è amore non c'è desiderio, ma... Allora, il 9 di spade ci parla di, ovviamente, preoccupazioni d'animo. Quindi, va bene il benessere, va bene avere un obiettivo comune, va bene accumulare, ma queste due persone, abbiamo detto, non si amano, sono due personaggi di spade. Di conseguenza, qui manca qualcosa che si chiama amore? Tra loro manca l'amore. E dunque, nel loro cuore cosa c'è? Vuoto e solitudine. Il 9 di spade è una carta pesante per quanto riguarda l'interiorità emotiva di un individuo. Ci parla di conflittualità interiore, di paure, di stress, di momenti di chiusura, anche di depressione se vogliamo, di risvolti psicosomatici, perdita di energia, di vitalità, solitudine, isolamento. Queste due persone hanno iniziato successivamente a mostrare stanchezza però. Ecco perché adesso nel presente abbiamo queste due figure così fredde e così lontane l'una dall'altra, perché pensavano erroneamente di poter comunque portare avanti il loro rapporto anche nel caso in cui non ci sia amore, non ci sia più desiderio. Ma questo è un grave errore. E di conseguenza qui abbiamo il 9 di spade, quindi lacrime,
vi ripeto, solitudine. Queste sono due persone che hanno capito recentemente, e ovviamente quindi anche nel presente, di non avere più nulla da dirsi e da darsi. Queste due persone hanno capito che il loro rapporto ormai è finito. Sono due persone molto stressate anche, probabilmente, vi ho detto, con questo 8 di denari, magari hanno lavorato anche tanto, si sono dedicati anima e corpo a questo accumulo di denaro e di conseguenza ora sono stanche queste due persone. Sono stanche, ma perché dentro sentono una freddezza che nessuno dovrebbe provare, ma è una freddezza che deriva dall'avere qualcuno al proprio fianco che non si vuole. Perché probabilmente questa persona vorrebbe voi al suo fianco, non questa donna. E quindi si sente solo. Il 9 di spade ci parla però anche di sensi di colpa che lui potrebbe avere anche nei vostri confronti, perché sa che molto probabilmente vi sta facendo attendere, che non sta decidendo, che vi lascia lì così in stand-by, che vi cerca saltuariamente. Questa persona sa che si sta comportando male anche con voi, ma anche con lei, perché sa che comunque sta tradendo anche lei. Quindi ci sono anche tanti rimorsi, ma ci sono anche tanti rimpianti, perché nel momento in cui non si è felici si guarda a ciò che una persona potrebbe avere di bello o avrebbe potuto avere di bello, cioè voi. Queste due persone non stanno per niente bene insieme, è un rapporto assurdo questo, basato sul nulla. Sono due persone totalmente distanti e questo, vi ripeto, potrebbe aver anche provocato, da un punto di vista proprio psicosomatico, dei risvolti non indifferenti. Quindi potrebbero essere anche di salute cagionevole queste due persone, ma perché sono persone fortemente inquiete, irrequiete, non riescono a riposare perché la loro anima è priva di felicità, è priva di gioia, è priva di sorriso, che solo l'amore, una sessualità ben vissuta possono dare. Queste due persone si sono illuse. Vediamo il futuro ovviamente più imminente, più prossimo, quindi grosso modo nell'arco dei 3 prossimi mesi. Allora, qui abbiamo l'asso di denari. Queste due persone pensano unicamente al denaro. Mamma mia. Allora, ok, riceveranno una o più notizie estremamente positive da un punto di vista economico. Quindi, nel caso in cui uno dei due aveva perso il lavoro o non era più felice della professione che in qualche modo stava svolgendo, perché magari appunto economicamente gli fruttava poco, qui potrebbe esserci una nuova assunzione. Quindi qui potrebbe esserci sicuramente un nuovo contratto di lavoro o per esempio un prestito che finalmente riescono a ricevere. L'asso di denari potrebbe essere anche un'eredità o la vendita fortunosa di qualcosa che sino ad ora in qualche modo gli ha dato diversi problemi e preoccupazioni. Quindi vi ripeto, sono delle ottime notizie che loro riceveranno, però unicamente da un punto di vista economico, finanziario. Quindi vi ripeto, o entrambi o solo lui o solo lei potrebbero ricevere delle ottime notizie, vi ripeto, da un punto di vista economico-finanziario. Nel caso in cui per esempio uno dei due non abbia il lavoro, potrebbe iniziare a lavorare. Oppure, vi ripeto, ricevere un aiuto, un prestito da un familiare, oppure da una finanziaria, dalla propria banca. Qui ci sono grosse entrate di denaro o un nuovo contratto. Quindi, questa è una notizia importante anche per voi, perché nel momento in cui evidentemente questa persona si sentirà con le spalle coperte e avrà tutto sotto controllo, cosa vi dicevo con questo re
di bastoni, questa persona si sentirà più libera di poter decidere, perché avrà sotto controllo anche la propria vita da un punto di vista economico e finanziario. Quindi sicuramente tra di loro ci saranno delle ottime notizie che in qualche modo ovviamente avranno un riscontro positivo anche su di voi. Vediamo a questo punto cosa voi potreste fare per in qualche modo poter, diciamo, portare a casa voi un risultato, su cosa voi potreste in qualche modo avere potere nell'ambito di questo rapporto, come voi potreste andare ad influenzare questo rapporto di coppia tra queste due persone. Allora, qui abbiamo l'eremita. L'eremita rappresenta ovviamente la solitudine, ma anche la pazienza, anche la saggezza, il saper aspettare con discrezione e prudenza il momento giusto che arriverà. L'eremita è un arcano molto bello perché rappresenta comunque un piccolo seme che ormai è già stato piantato, che ormai c'è già, ok? Deve solo crescere. Quindi la vostra presenza nella sua vita è proprio come questa piccola luce, cioè voi siete l'unico elemento positivo, l'unico germoglio positivo che quest'uomo ha nella sua esistenza, e voi questo dovreste continuare a rappresentare per questa persona. Quel momento di luce in tutte queste tenebre, quel piccolo appunto seme che gli sta accanto e che comunque sa che prima o poi riuscirà a portarsi a casa un risultato. Però ragazzi, parliamo dell'eremita, che è una delle carte più lente tra tutti i 78 arcani, assieme probabilmente alla giustizia e alla temperanza. Quindi in realtà gli arcani già vi stanno comunque mettendo sull'attenti, ossia nel caso in cui per voi questa persona sia importante, qui c'è la possibilità in futuro veramente di vedere uno svolgimento importante del rapporto tra voi e questa persona, perché l'eremita ci parla di una decisionalità che, seppur viene presa ovviamente dopo molto tempo e dopo molta riflessione, viene presa e ovviamente rappresenterà un cambiamento totalizzante e sarà un per sempre. Quindi questa persona, quest'uomo deciderà, ok? Sarà una decisione che sconvolgerà tutta la sua vita, la capovolgerà, e voi ci siete come luce, come quel piccolo seme nella sua esistenza. Però purtroppo le tempistiche sono molto lunghe e le tenebre, vedete, sono molto fitte. Quindi vi ripeto, se per voi è importante comunque continuare ad avere questa persona al vostro fianco, liberissime. Ma attenzione che in questo caso ci vuole tanta pazienza, tanta cautela, tanta discrezione, saper stare al vostro posto senza insistere, senza in qualche modo cercare di accelerare i tempi, perché questa persona non può e non vuole farlo. Questa è una persona che, vedete, sta aspettando notizie da un punto di vista economico. È una persona che dà importanza al benessere economico, prima ancora che alla sua interiorità, che abbiamo visto lui ha lasciato in qualche modo comunque pagare lo scotto di un rapporto che non funziona più. Ma è una persona che obiettivamente a livello caratteriale dà molta importanza all'aspetto materiale del vivere, vi ripeto, all'accumulo, al benessere. Questa non è una persona che si muove così, a cuor leggero. Deve valutare i pro e i contro, l'eremita, che rappresenta forse a volte anche un eccesso di riflessione. Quindi, qui ci sono tempistiche lunghe, molto lunghe, ma questa persona prima o poi deciderà, perché ormai, vi ripeto, il seme è già stato piantato, c'è già, il germoglio sta per nascere, però le tempistiche sono molto lunghe, ma questa persona si sta già guardando dentro, e si guarda dentro probabilmente
come appunto ci suggerisce l'eremita, proprio nei momenti di isolamento in cui voi non siete con lui. Probabilmente proprio nei momenti in cui lui obbligatoriamente deve starvi lontano, riflette di più e comprende di più l'importanza della vostra presenza nella sua vita. Peccato per questi tempi, obiettivamente. Questi sono invece i fattori imponderabili, cioè i fattori ambientali, tutte le influenze, quel qualcosa su cui voi non potete agire, quel qualcosa che è imponderabile rispetto alla vostra volontà. E qui abbiamo il 10 di bastoni, che rappresenta la stanchezza, rappresenta la fatica, rappresenta il dover lavorare sodo, il dover lavorare tanto, cioè questa persona si deve purtroppo ancora occupare da un punto di vista proprio professionale, di riuscire ad ottenere e ad avere una posizione ragguardevole e sicura in modo che lui possa poi decidere e muoversi. Quindi evidentemente uno dei due, o lei o lui o addirittura tutte e due, in quest'ultimo periodo devono aver avuto problemi da un punto di vista professionale. Probabilmente c'è stato qualche problema, però abbastanza importante, che li ha spaventati particolarmente da un punto di vista economico. Per cui magari uno dei due ha perso il lavoro, oppure per esempio i compensi sono drasticamente diminuiti, perché per esempio l'azienda per cui lavoravano potrebbe aver dichiarato fallimento, oppure in qualche modo non sta navigando in ottime acque. Quindi in qualche modo qui ci sono state delle uscite economiche superiori alle entrate, per cui questa persona pensa di dover lavorare tanto, il 10 di bastoni, per riuscire a recuperare tutto quello che deve recuperare. Il 10 di bastoni però ci parla anche non solo di una professionalità caricata in maniera eccessiva, ma anche di, in qualche modo, degli oneri che questa persona, di cui questa persona si fa carico e che potrebbe tranquillamente dividere e condividere con questa regina di spade, con la compagna ufficiale, ma che lui non condivide. Quindi è come se in qualche modo lui si accollasse anche il lavoro degli altri. È come se lui fosse veramente subbarcato di troppo lavoro, di troppi oneri, di troppi doveri, che in qualche modo lo stanno stancando molto, stressando molto. Ecco qui appunto il 9 di spade. Quindi è una persona molto stanca e che molto probabilmente si sta occupando di troppe faccende. Guardate questa ragazza come è ovviamente carica di bagagli, senza alcun aiuto. In questo caso soltanto obiettivamente di questo animale che in realtà sì, l'aiuta particolarmente. Però è chiaro che tutto il percorso lei lo fa a piedi. Quindi è come se in qualche modo lui si sentisse solo in questo momento, privo di aiuti. Ed è una scelta che però obiettivamente sta facendo lui, perché in realtà le carte ci riportano ovviamente una condizione familiare differente. Cioè è chiaro che nel caso in cui lui volesse, potrebbe sicuramente demandare una parte di questi oneri, ma lui evidentemente non lo fa, probabilmente per diffidenza nei confronti di lei. Però è una persona molto stanca, è una persona che sta attraversando obiettivamente un momento piuttosto particolare della sua esistenza. Questa carta rappresenta lo stato d'animo di quest'uomo. Vediamo a questo punto qual è il suo stato d'animo. Mamma mia, il 10 di spade, oh signore. Allora, il 10 di spade è una carta obiettivamente molto pesante. È una carta pesante perché chiaramente, ragazzi, ci parla di un dolore. Allora, 10 di spade può essere anche la carta del lutto, quindi potrebbe aver perso un genitore. Mi auguro vivamente di cuore di no. Potrebbe in qualche modo aver perso una persona cara, non necessariamente un genitore, ma potrebbe essere anche un licenziamento. Quindi 10 di spade rappresenta un peso enorme sul cuore che questa persona si porta appunto dentro. Potrebbe essere anche l'allontanamento da voi che in questo momento lo appesantisce. Quindi questa è una persona, ve lo dicevo già dall'inizio ragazzi, questo
re di spade con questa regina di spade non è per niente felice. Questa non è una persona felice, è una persona triste, è una persona che a volte non vede neanche vie di uscita, 9-10 di spade. È una persona che pensa in qualche modo a volte di essere sopraffatta da tutte queste difficoltà, da cui si sente quasi schiacciato. Questa persona ha voglia di chiudere un ciclo e aprirne uno nuovo, 2 carte di grado 10, che rappresentano la chiusura di un ciclo per iniziarne un altro. Guardate, questa giovane sta guardando verso un nuovo orizzonte. Quindi quest'uomo sta sperando in qualche modo, probabilmente anche grazie a questo ovviamente asso di denaro, questa bella notizia che riceverà, di poter chiudere un ciclo e aprirne uno nuovo. Però in questo momento è una situazione molto pesante. Guardate ragazze che il 10 di spade tra gli arcani è obiettivamente una delle carte più pesanti, assieme appunto al 9 di spade, al 5 di spade o alla carta della torre. Quindi rappresentano obiettivamente un momento di grande criticità, anche purtroppo da un punto di vista fisico per quanto riguarda la salute, lo stato proprio psicofisico di questa persona, quindi una grande stanchezza, ma anche grandi preoccupazioni. Quindi non è una persona che sta godendo ampiamente alle vostre spalle lontano da voi, questo assolutamente no. Ecco perché molto probabilmente vi viene consigliato l'eremita, quindi cautela, prudenza, discrezione, saggezza, maturità. Nel caso in cui questa persona appunto vi richiami, torni da voi anche dopo un po' di tempo, sappiate che comunque la sua condizione è questa, quindi non è rose e fiori, quindi cercate anche solo per un senso di compassione umana magari di non attaccarlo per il momento di allontanamento che ha comunque avuto nei vostri confronti o perché comunque vi fa vivere una situazione così altalenante, perché obiettivamente questa è una persona che sta male. Quindi rappresenta proprio un grande dolore. Il 10 di spade rappresenta però anche l'essere traditi, quindi potrebbe lui aver scoperto il tradimento di lei, quello di cui vi dicevo all'inizio, quindi che entrambi hanno dubbio, addirittura certezze di tradimenti l'uno dell'altra, quindi lui potrebbe aver scoperto qualcosa di questo genere, o lei potrebbe aver scoperto i tradimenti di lui con voi. Di conseguenza qualcosa di molto negativo è venuto alla luce e quindi potrebbe aver portato a un allontanamento molto importante e grave tra queste due persone. Ve l'ho detto, queste sono due persone totalmente distanti, possono anche vivere sotto lo stesso tetto, mangiare alla stessa tavola e dormire nello stesso letto, ma queste due persone sono estranee l'una all'altra. C'è una totale freddezza, ci sono veramente tantissime carte di spade che appesantiscono tra l'altro molto questa stesa, quindi non è una persona assolutamente tranquilla. Vediamo a questo punto il futuro più lontano, quindi entro i prossimi 6 mesi tra lui e questa donna, la carta del mondo. Allora, tra queste due persone, come appunto volevasi dimostrare prima con questi due 10, tra l'altro uno di seguito all'altro, che rappresentano appunto la chiusura di un ciclo e l'apertura di un nuovo ciclo, questo rapporto si chiuderà. La carta del mondo rappresenta il completamento di un ciclo karmico e la chiusura definitiva. Quindi rappresenta in amore generalmente la carta del mondo una relazione che giunge al termine, ma perché ormai si è consapevoli, si è arrivati alla conclusione che non sia più nulla da darsi e quindi c'è il riprendere una nuova relazione con un altro partner. Quindi tra queste due persone ci sarà il blocco proprio del cammino, il riconoscere obiettivamente, chiaramente, che il rapporto è finito, che si arriva alla chiusura di un ciclo per aprirne uno completamente nuovo. È chiaro che in questo caso tutti gli ostacoli che in qualche modo erano presenti all'interno di questa coppia e che impediva a questa coppia di evolvere verso una forma di consapevolezza maggiore, si arriverà finalmente al culmine di questo ciclo
e quindi si avrà veramente un'evoluzione che, ragazzi, ve lo dicevo già con questo eremita, un'evoluzione che seppur lenta, ma c'è e comunque è costante, perché ve l'ho detto, comunque il seme è già stato piantato e quindi obiettivamente si arriverà alla chiusura definitiva del ciclo di vita di questo rapporto. Quindi queste due persone in qualche modo arriveranno a mettere un punto alla loro storia. La carta del mondo è l'ultimo degli arcani maggiori e rappresentano quindi il termine di questo lungo percorso, il percorso del bagatto. I tempi di realizzazione non sono, tra l'altro, in questo caso così lunghi come invece però ci poteva in qualche modo far preventivare l'eremita. Sono probabilmente anche un po' più veloci, perché grosso modo ci potremmo attestare intorno ai 3-4 mesi massimo. Diciamo, questa evoluzione inizierà a farsi sentire, ad essere molto più evidente entro poche settimane. E nel lasso di tempo che va tra 2-3 settimane, massimo 3 mesi, voi vedrete un'evoluzione del rapporto tra quest'uomo e questa donna. Finalmente arriveranno a mettere un punto. Ma arriveranno a mettere un punto perché? Perché finalmente riusciranno ad ottenere tutto ciò che in qualche modo si erano preventivati di ottenere. Quindi sicurezza materiale, sicurezza professionale, riusciranno in qualche modo ad avere entrambi quella sensazione di benessere, di ricchezza, che permetterà ad entrambi di guardare oltre il loro rapporto. Quindi in realtà tutte le fatiche che lui in questo momento sta, diciamo, portando avanti, che sta portando sulle sue stesse e sulle spalle, ve lo dicevo con questo 10 di bastoni, in realtà verranno premiate. Cioè tutto quello che lui in questo momento si sta impegnando a portare avanti riscuoterà il proprio premio, il proprio successo. Quindi c'è proprio la ricompensa alle fatiche. Ogni suo desiderio in qualche modo verrà realizzato e quindi anche vostro desiderio. La carta del mondo rappresenta anche una risposta totalmente positiva e affermativa per la consultante. Quindi in qualche modo le vostre aspettative che tra queste due persone il rapporto possa finalmente chiudersi e quindi dar vita a un'altra tipologia di rapporto, quindi con voi, ecco, questa è una domanda destinata ad essere coronata da successo. Ok? Quindi sicuramente purtroppo in qualche modo si dovrà ancora aspettare del tempo, però vi ripeto, non è così lungo quanto purtroppo l'eremita ci aveva un po' preventivato. In realtà si sta parlando di qualche mese e voi inizierete già a vedere dei grossi cambiamenti nell'ambito del rapporto con questa donna. Quindi probabilmente nel momento in cui voi parlerete con quest'uomo vi renderete conto man mano, ogni giorno di più, che qualcosa sta cambiando nella loro vita. Di conseguenza qui c'è proprio la chiusura definitiva e obbligata, karmica, fisiologica di questo rapporto. Queste due persone non hanno più niente da darsi, ma lo stanno entrambi, ve lo dicevo, sono due persone ormai distanti l'uno dall'altra. E in realtà cesteranno anche tutta quell'ostilità, quel rancore che molto probabilmente c'era tra queste due persone, perché ormai si renderanno conto che è inutile continuare a fronteggiarsi e a lottare, perché ormai si deve arrivare ad una scelta, ad una decisione. Quindi qui c'è proprio la carta della chiusura, del sacrificio, che porterà però ovviamente degli ottimi frutti. Quindi queste due persone riusciranno finalmente a parlare, a raccontarsi e quindi paradossalmente, proprio nel momento in cui diventeranno più consapevoli del fatto che il loro rapporto ormai è finito, che una situazione di grave difficoltà in qualche modo è stata causata proprio
da un rapporto che ormai non ha più ragione di esistere, proprio in quel momento queste due persone riusciranno a parlarsi in maniera quasi più pacifica di come hanno fatto sino ad ora. Ma è fisiologico, ragazzi. La carta del mondo rappresenta proprio il punto, quel punto di arrivo a cui dovevano per forza arrivare queste due persone. Quindi questo rapporto non poteva andare avanti così. Quindi in realtà che cosa ha davanti a sé quest'uomo finalmente? Ha il cammino, il proprio cammino libero da ogni negatività e in cui può realizzare tutto ciò che vuole. Finalmente quest'uomo si sente in potere. Eccolo qua, il potere del Re di Bastoni. Guardate la logicità splendida e meravigliosa di questa stesa. La chiusura della stesa e quindi anche del ciclo karmico tra queste due persone spiega e si ricollega alla chiusura karmica, alla meta karmica a cui tenderà questa coppia. Nel momento in cui lui vedrà, diciamo, tutte le sue aspettative realizzarsi, gli ostacoli spariranno e lui avrà davanti a sé il proprio cammino libero, cioè potrà decidere liberamente cosa volere, cosa non volere. Ve lo dicevo che è tutto in mano a lui e di conseguenza, appagato e soddisfatto, questa persona finalmente potrà chiudere un ciclo pesante della sua vita e quindi anche da un punto di vista sentimentale dedicarsi ovviamente ad altro. Ok? Quindi questo è un rapporto obiettivamente destinato, il vostro è un rapporto sicuramente destinato, è un rapporto destinato a in qualche modo trovare piena realizzazione, piena risoluzione. Ovviamente però, vi ripeto, non stiamo parlando di giorni, neanche di settimane, quindi stiamo comunque parlando di tempistiche più ampie, cioè stiamo parlando di mesi, però vi posso assicurare che in questo caso ne varrà assolutamente la pena, perché ormai quest'uomo, una volta realizzati tutti i suoi sogni, i suoi obiettivi da un punto di vista economico, finanziario e professionale, finalmente potrà ricoprire le vesti del Re di Bastoni e finalmente decidere ciò che vuole effettivamente dalla vita e quindi prendere quella che è la sua reale strada, quindi verso questo meraviglioso seme che sino ad ora ha illuminato in maniera così positiva la sua stessa vita, e siete ovviamente voi. D'accordo? Quindi cercate di tenere duro nel caso in cui questa persona sia così importante per voi, perché vi ripeto, comunque è un rapporto destinato il vostro ad andare avanti e di certo non a chiudersi, perché questa persona, vi ripeto, sta male senza di voi. Però le tempistiche non sono velocissime e qui c'è ancora tanto da fare. Però obiettivamente, finalmente quest'uomo vedrà realizzare i suoi sogni e il suo cammino poi si spalancherà verso una nuova vita, cioè quest'uomo proprio ricomincerà da zero e quindi ovviamente sarà disponibile anche ad un rapporto nuovo, ovviamente con voi. Di conseguenza, forza e in bocca al lupo.